Il test di Jerez post GP non è stato un test qualunque fatto tanto per girare e provare, ma è sembrato essere un test di inizio stagione. Lo possiamo considerare l'ultimo vero test con le 1000, dato che hanno raggiunto la loro massima espressione, e anche perché con il passare delle settimane inizieremo a vedere tutte le moto 850 in pista per essere testate, come quella di Aprilia. Oggi parliamo di tutto quello che si è visto lo scorso lunedì nei test di Jerez. Prima però iscrivetevi al canale, perché il 70% di voi che guarda i miei video non è iscritto. È gratis, non costa nulla, e a me la vostra iscrizione in più fa la differenza per portare avanti il mio lavoro. E attivate la campanella delle notifiche, così sapete quando esce il video, oltre a quando ve lo dico sui miei social. Aprilia ha dominato anche sulla classifica a fine giornata, è tripletta con Ogura, Fernandez e Bezzecchi davanti a tutti. Ma in ogni video dei test lo dobbiamo sempre dire che la classifica dei tempi lascia il tempo che trova e non va neanche guardata, però Aprilia manda sempre i suoi segnali. Iniziamo a parlare della Honda e facciamo presto, perché non ha avuto nuove componenti da provare. Sia il team ufficiale che quello di Lucio Cecchinello si sono concentrati sul setting e l'elettronica. Ed è stato un po' strano, perché come ho detto in apertura, questo era praticamente, se non l'ultimo, il penultimo test con le 1000 dove indirizzi la stagione in corso, perché poi si passa alle 850 e l'ultimo test per mettere a posto la stagione in corso è quello di Barcellona, ma quella è una pista un po' diversa e infatti molti hanno provato delle novità qui, ma la Honda no. Lo ha confermato anche Joan Mir alle interviste, dicendo che le novità sull'elettronica hanno funzionato, ma in termini di aderenza e accelerazione, i punti dove la Honda soffre molto da un po' di tempo a questa parte, non ci sono stati miglioramenti. Lo spagnolo ha sempre aggiunto che sarebbero dovute arrivare delle nuove componenti da provare, però per qualche motivo non sono arrivate. Vediamo se a questo punto proveranno qualcosa nei test con le concessioni. Ha chiarito un po' di più la situazione Alberto Puig, team manager HRC, dicendo che stanno cercando di trovare un compromesso fra lo sviluppo di quest'anno e quello dell'anno prossimo. Quindi, da queste parole, ma anche da quello visto in pista, la Honda sembra essere più concentrata sul 2027. Passiamo all'altra sponda giapponese, quella della Yamaha, che ha portato delle novità ma che si erano già viste. Hanno fatto un passo indietro. Quartararo e Rins hanno fatto i tempi migliori nel test invece che nel weekend di gara, e li hanno fatti grazie a una carena e una configurazione aerodinamica frontale che era molto simile, se non identica, a quella utilizzata l'anno scorso. Tutti e 4 i piloti hanno provato il nuovo materiale così da confrontarlo insieme a un telaio leggermente diverso e il solito lavoro sui settaggi. E quindi la conclusione è che la vecchia carena ha funzionato meglio di quella nuova. Quartararo, che è stato soddisfatto della roba provata, ha detto che potrebbero aver trovato più sensibilità sull'anteriore. Quindi è possibile che già da Le Mans la Yamaha possa portare anche questa carena in pista. E in sordina continuano anche i test delle comunicazioni radio. È tornato a provarle sempre il Diablo, ma questa volta al sistema box pilota, quindi i team radio che Liberty Media vuole introdurre il prima possibile. Ho già fatto un video dove spiego come potrebbero funzionare le comunicazioni radio, dove do anche la mia opinione bella sincera, la trovate qui nelle schede, comunque sul canale. Anche la KTM ha portato un'aerodinamica completamente rivisitata, provata dal collaudatore Dani Pedrosa, che è anche caduto senza conseguenze all'ultima curva, e poi nel pomeriggio questa nuova configurazione è stata affidata anche a Pedro Acosta, che anche lui, così come i piloti Yamaha, ha visto più miglioramenti nel test rispetto al weekend di gara. Contento delle novità portate, e si vedrà se portarle alle mani tra una settimana. La Ducati sappiamo che questa stagione non è la moto più veloce in assoluto come un tempo, ma deve questa volta stare a rincorrere, recuperare qualcosa nei confronti di Aprilia, e in questi test di Jerez Borgo Panigale ci ha fatto vedere che non si danno per vinti. Tardozzi a Sky ha fatto sapere che si è trovato quel qualcosa in più in termini di competitività e ad avvicinarsi nella lotta con Aprilia. E che cosa si è provato? Nell'anteriore hanno portato un nuovo cupolino più grande rispetto a quello attuale, perché si nota chiaramente come arriva pari pari all'anteriore e va più avanti fino alla sporgenza dell'airbox. Mentre le due ali sono state ridisegnate, perché la parte inferiore è più spessa, mentre in quella superiore il bordo si può vedere che lo è di meno. Questo può significare il fatto che continuano a ricercare quella stabilità che manca sull'anteriore, perché quest'anno anche Marc Marquez fa fatica lì. C'è anche una nuova aerodinamica, la differenza più eclatante rispetto alla precedente sta nella parte inferiore, nella pancia, dove è presente una parte più profonda.
È un'evoluzione del pacchetto simile a quello che era stato bocciato nei test invernali di Sepang e che ora è tornato sotto la valutazione dei piloti, in particolare Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Ma una modifica è stata effettuata anche sul forcellone, su cui è stato implementato un aero cover per migliorare l'efficienza di quando la moto è in piega, ma anche un forcellone rivisto completamente in metallo che ha anche delle carenature in carbonio. Tutti i piloti ufficiali sono stati contenti dei progressi fatti e sembrano essere allineati sui commenti che hanno dato agli ingegneri, anzi Marquez ha detto io, Alex e Pecco, non ha parlato di Giannantonio che sappiamo anche da come ci ha detto che lui sta andando in una direzione opposta, poi i dati li confronterà anche lui. Come la classifica, anche le dichiarazioni dei piloti dopo i test vanno prese con le pinze perché Pecco Bagnaia è soddisfatto dall'aerodinamica e spera che arrivi il prima possibile, magari la vedremo anche già alle Mans, mentre sull'elettronica non si è trovato molto, ma la direzione presa potrebbe far presagire un miglioramento. Ma per il 3 volte campione è stato un test importante perché ha detto di aver visto dei miglioramenti dopo essere stati fermi per un po' di tempo, ma in genere la maggior parte delle volte i piloti dopo un test sono soddisfatti e magari certi miglioramenti in un'altra pista non si confermano, come quella volta dei dischi dei freni di Aragon che vanno bene solo in determinate circostanze, non ovunque. E Marc Marquez ha detto anche che fisicamente è abbastanza a posto, poi ovviamente il suo essere a posto è diverso dall'essere a posto al 100% di un altro pilota proprio fisicamente tirato, perché i problemi che ha lo portano a una forma fisica che sta dentro degli standard, quindi è un 100% particolare, però ha comunque fatto 80 giri su un buon livello, come ha detto lui. Hanno fatto anche una domanda sul confronto delle moto con la GP24 e Marc ha risposto dicendo che possono comunque prendere delle componenti della GP24 e farci un mix, ma se vediamo la classifica finale della gara di quest'anno, la GP26 di Alex Marquez è stata 7 secondi più veloce rispetto alla GP24 di Pecco Bagnaia di 2 anni fa. Questo per farci capire che nonostante le difficoltà e la percezione che la Ducati sia più lenta, c'è stato comunque un miglioramento sia della moto che degli avversari, perché ovviamente ti spingono a un livello più alto. Aprilia invece è quella che dal lato aerodinamico è sempre un passo avanti, nel senso che le mettono letteralmente ovunque queste cazzo di ali, anche perché Massimo Rivola, che arrivava dalla Formula 1, si è portato dietro Marco De Luca, il responsabile dello sviluppo dell'aerodinamica Aprilia, ex responsabile aerodinamica in Ferrari. Comunque in Aprilia, oltre all'elettronica e al setup dove ci hanno lavorato molto con Jorge Martin, ha debuttato un nuovo cupolino dove sui lati hanno messo 2 ali, 2 appendici aerodinamiche. Ragazzi, sapete già come la penso io sull'aerodinamica, però cazzo meno male che arriva il 2027 dove ci sono dei bei tagli, perché qui tra un po' mettono delle appendici fisiche anche sulle tute dei piloti che sono a loro volta studiate per l'aerodinamica. Queste 2 ali potrebbero servire per pulire l'aria dalle spalle del pilota e devo dire che il cupolino era l'ultimo posto dove pensavo che andassero a mettere delle ali. Le ha provate Bezzecchi e vediamo se l'Aprilia le porterà effettivamente in pista in futuro. Non è finita qui, c'è anche questa novità sul codone. Tranquilli, questa soluzione non scenderà mai in pista e adesso la vediamo nel dettaglio. Queste antenne comparse sul codone dell'Aprilia di Savadori non sono una novità aerodinamica, ma un sistema di acquisizione dati che può essere usato solo nei test per raccogliere informazioni quando il team lo dovesse ritenere necessario. L'hanno chiamata anche satellite questa novità, che appunto prende dei dati su quando la moto è in movimento. Paolo Bonora, Sky, ha anche aggiunto che è previsto anche il debutto dell'Aprilia 850, il cui motore ha già girato al banco e si aspetta solo di comparare il suo comportamento con il 1000. E infatti su questo spunto facciamo un bel aggiornamento in post-produzione, perché proprio ieri, nella giornata di mercoledì 19 aprile, nel pomeriggio successivo ai test della Moto 3, è scesa in pista per la prima volta l'Aprilia 850 a Jerez con Lorenzo Savadori in una giornata, da come si vede, piovosa. È stata direttamente l'Aprilia a fornire queste immagini e il primo spunto che notiamo è proprio l'ala anteriore, simile a quella che avevamo visto dalla Ducati qualche giorno fa. A voi i primi commenti. L'ultima novità dei test di Jerez non riguarda le squadre ma la sicurezza, perché AGV ha fatto provare a Bezzecchi, Marini e Morbidelli un nuovo prototipo di casco che dovrebbe migliorare i flussi d'aria.
È una primissima prova, un prototipo di cui comunque Bezzecchi si è detto soddisfatto perché sente la testa più ferma ad alte velocità, ma è solo una prima sperimentazione, quindi ci saranno tante evoluzioni. Raga, fatemi sapere nei commenti qual è la novità che vi ha colpito di più in questi test di Jerez, e credo che siamo tutti d'accordo sulle ali messe sul cupolino da Aprilia. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, che così ci vediamo presto per un nuovo video.